Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio volevo parlare del modo di dire darsi la zappa sui piedi. Questo modo di dire è veramente semplice da spiegare perché si basa su un'immagine molto chiara. La parola zappa forse non la conoscete. La zappa è quell'oggetto che viene usato dai contadini per zappare la terra, quindi il sostantivo è zappa, il verbo è zappare. Inizia con la Z e la Z viene pronunciata in questo modo, zappa. Non zappa, ma zappa. Come dicevo, l'immagine su cui si basa questo modo di dire è molto chiara. Darsi la zappa sui piedi vuol dire che mentre cerchiamo di zappare la terra, colpiamo il nostro piede, oppure entrambi i piedi. Che significa questo? Significa che ci facciamo del male da soli. Quindi darsi la zappa sui piedi vuol dire fondamentalmente farsi del male da soli, ovvero fare qualcosa, compiere un gesto che ci fa del male. Di solito questo modo di dire viene usato nello scenario seguente: noi dobbiamo fare qualcosa, abbiamo un piano, un progetto, comunque abbiamo un'intenzione chiara, vogliamo fare qualcosa che ci porti in una determinata direzione, compiamo un gesto che tuttavia ci danneggia, cioè invece di aiutarci a procedere in una determinata direzione, questo gesto ci danneggia, ci facciamo del male da soli. In altre parole, questo gesto che compiamo invece di portarci avanti verso la nostra direzione ci porta indietro, invece di aiutarci ci danneggia. Spesso poi questo modo di dire viene usato nel contesto di una competizione, di un confronto, quando ci sono più parti che competono per qualcosa. Ecco, se io competo con il mio avversario e mi do la zappa sui piedi, cosa significa? Significa che ho fatto qualcosa che pensavo che danneggiasse lui, invece questa cosa ha danneggiato me. Quindi darsi la zappa sui piedi spesso vuol dire fare qualcosa che nelle intenzioni voleva danneggiare l'avversario, ma in realtà ha danneggiato soltanto noi stessi. Non so se avete presente nel calcio il concetto di autogol, cioè invece di fare un gol nella porta avversaria facciamo un autogol nella nostra stessa porta. Ecco, darsi la zappa sui piedi fondamentalmente è fare questo, cioè compiere un gesto che ci danneggia e favorisce i nostri avversari. Noi l'abbiamo compiuto pensando di danneggiarli, in realtà poi a conti fatti, cioè se si analizza come è andata, in realtà questo gesto ha favorito loro e ha danneggiato noi. Quindi una persona che guarda dall'esterno può dire che ci siamo dati la zappa sui piedi, cioè ci siamo fregati con le nostre stesse mani. Ecco, questo è un altro modo di spiegare il modo di dire darsi la zappa sui piedi, fregarsi con le proprie mani, cioè fare qualcosa che ci crea dei problemi, cioè noi facciamo qualcosa magari per danneggiare un avversario, per fregare un avversario, poi in realtà l'unica persona che freghiamo è noi stessi. Ecco, un esempio potrebbe essere durante un processo, no? Ci sono due avvocati, c'è l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa. Ecco, facciamo finta per esempio che l'avvocato dell'accusa segua una determinata strategia e che questa strategia consista nel dire una determinata cosa in un determinato modo, no? Facciamo finta che l'avvocato dell'accusa dica questa cosa con un obiettivo preciso, che è quello di danneggiare l'altra parte, cioè danneggiare la credibilità dell'altra parte. Ecco, ma magari poi in realtà questa cosa che dice, il modo in cui lo dice, in realtà non fa che favorire l'altra parte. Ecco, allora noi guardando dall'esterno possiamo dire che questo avvocato si è dato la zappa sui piedi, cioè ha fatto una cosa controproducente, aveva un obiettivo, lui ha fatto questa cosa, ha ottenuto il risultato opposto, cioè invece che danneggiare l'altra parte ha danneggiato se stesso. Quindi ecco, volendo parafrasare darsi la zappa sui piedi, si potrebbe anche dire fare qualcosa di controproducente, cioè fare qualcosa che ci fa ottenere un risultato opposto rispetto a quello che speravamo di ottenere. Ecco, spero che sia tutto chiaro e che vi capiti poco spesso nella vita di darvi la zappa sui piedi. Detto ciò, vi saluto.